Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un nuovo format che ho deciso di provare ed è il Beauty Monday. Quando sono stato all'evento di Alex, che ho fatto il video la settimana scorsa, una mia follower molto simpatica mi ha detto: ma senti, tu che hai questa questione di inglese, italiano e non sai che argomenti trattare, non sai se fare beauty, se fare più crescita personale, se fare più altro, perché non provi a fare dei format? Quindi ad esempio lei mi ha detto: io seguo dei canali che ad esempio il lunedì parlano sempre di profumi, parlano sempre di qualcosa e magari il mercoledì di altro, quindi io so e l'algoritmo sa di consigliarmi quei video per un determinato giorno. E anche io so che mi alzo la mattina e vedo i video di Marco del lunedì che parlano di questo. E quindi ho pensato quasi quasi provo per un periodo e facciamo il Beauty Monday. Che cosa dite? Magari non so se sarà in inglese o in italiano, però in ogni caso anzi non è Monday ma è Wednesday oggi. Vabbè. E niente, oggi è il Beauty Wednesday, vedremo se farlo il mercoledì o se farlo il sabato, perché di solito faccio 2 video a settimana, uno il mercoledì e uno il sabato su questo canale, quindi vediamo che cosa fare. In ogni caso ho comprato anche questo nuovo microfono, fatemi sapere che cosa ne pensate. È un nuovo microfono della Shure, sto ancora cercando di capire come regolarlo, non so nemmeno se sta funzionando, spero di sì, in teoria la fotocamera mi dice che sta funzionando e vedremo anche di farci qualche contenuto carino insieme, magari qualche podcast, però nel frattempo vediamo com'è. Oggi in ogni caso, come prima puntata di questo nuovo format, vi voglio parlare di capelli. Siccome è una domanda che mi fate spesso è: Marco, ok, io mi lavo i capelli, ho i prodotti giusti, ho i prodotti che hai utilizzato te, ho i prodotti che mi hai consigliato te, ho la routine giusta, mi alleno, bevo tanta acqua, faccio tutto il necessario, ma come faccio a mantenere il riccio? Il riccio mi dura pochissimo. Ho anche i capelli mossi, faccio la doccia e il giorno dopo già sono completamente disfatti. Mi arriva ogni giorno praticamente questa domanda e quindi ho deciso che in questo video ne parlerò. Allora ragazzi, prima di tutto prendete per scontato il fatto che i capelli non durano per sempre, ci sono comunque dei riattivatori, quindi ci sono dei prodotti che possono riattivare il riccio, renderlo più bello anche dopo qualche giorno, però io utilizzo delle tecniche, dei consigli che ho imparato pian piano nel tempo e che ho anche visto nella beauty community americana che utilizzano e ve li voglio consigliare. Allora, come prima cosa è utilizzare i prodotti corretti, quindi se voi non utilizzate i prodotti corretti, quindi utilizzate lo shampoo da 3 euro del supermercato con 10.000 siliconi, sulfati e 1000 cose che ti rendono bellissimo il capello il primo giorno, però poi te lo distruggono nel tempo, quella è un po' una maschera, è come avere del make-up addosso che sembra che ti renda bello, però in realtà poi sotto sotto si viene distrutto. Invece l'obiettivo è quello di utilizzare prodotti più naturali, prodotti che funzionano di più a lungo termine, magari all'inizio ci mettono un po' più di tempo a rendere il capello bello, però poi quando diventa bello è perché è veramente nutrito e sano dall'interno, quindi non con cose chimiche abbellenti, ma un bel prodotto che funziona. Io ad esempio adesso sto utilizzando quelli della Davines e mi sto trovando bene, però non è assolutamente sponsorizzato ed è quella sicuramente la base su cui partire. La seconda base su cui partire è lo stress. Avere una routine sana, quindi yoga, meditazione, allenamento, tutto ciò che può aiutare il corpo in generale, aiuterà ovviamente anche il capello. Quindi se il corpo è sano, anche il capello che è parte del corpo diventa sano e dura più a lungo. Non utilizzate il phon, quindi anche il phon fa parte della categoria stress. Cercate di utilizzare il phon il meno possibile. Se volete magari per forza utilizzare un diffusore con dell'aria non troppo calda, vabbè, però contate che poi il capello riccio creato col phon o comunque gonfiato o riscaldato, uno si rovina più facilmente e due dura meno confronto a un capello invece naturale, asciugato all'aria aperta o comunque asciugato naturalmente o come nei video di cui vi parlo, semplicemente con uno scrunch o un turbante in microfibra. Il panno in microfibra, tra l'altro, con lo scrunch aiuta inoltre a definire il riccio e a farlo mantenere di più. Terza cosa che può aiutare, magari sembra una cosa un po' strana per alcuni, è utilizzare le docce fredde. Il metodo Wim Hof è qualcosa di cui parlo sempre sul mio canale, che faccio tutti i giorni, e la doccia fredda è la parte, diciamo l'esposizione al freddo, è la parte fondamentale del metodo Wim Hof e si basa proprio sugli ultimi 2 minuti della doccia, fare una doccia fredda. Se non si riesce fredda al massimo, almeno un po' più fredda del solito, ha tantissimi benefici per il corpo, tra cui i capelli. E io ho notato che quando finisco con la doccia fredda, quei 2 minuti, non serve più di 2 minuti, perché in 2 minuti si ottengono già tutti i risultati possibili e potenziali di un'esposizione al freddo, e mi raccomando, prima di farlo fatelo bene, fatelo in modo consapevole e a gradoni, quindi non andate subito nell'acqua ghiacciata, ma sapete quello che state facendo. Vi lascio anche un link in descrizione se volete imparare a fare l'esposizione al freddo. Ho notato che diventano più lucidi e durano di più i miei capelli. Occhio a non stare nell'acqua fredda con la testa
per troppo tempo, perché 1 rischiate di avere del mal di testa, 2 rischiate di farvi del male, quindi l'importante è una sciacquata al volo e via e poi basta. Numero 4, ed è penso il motivo per cui la maggior parte delle persone non hanno i capelli che durano abbastanza, è lo styling. Ragazzi, voi vi dimenticate di utilizzare un prodotto fondamentale che è il prodotto di styling. La mia vita, i miei capelli sono cambiati tantissimo nel momento in cui ho iniziato a utilizzare i prodotti di styling. Non serve per forza utilizzare cose pazzesche, mettere 10.000 prodotti o spendere tantissimi soldi. Io ad esempio utilizzavo poco fa, prima di iniziare a collaborare comunque con i brand o a provare i brand, utilizzavo semplicemente uno della Revlon Professional Orbital 2 che mi aveva consigliato la mia parrucchiera e funzionava da Dio, era bellissimo, funzionava benissimo e quindi lo consiglio a tutti. Quando finite la doccia, prendete il vostro prodotto di styling. Al momento io utilizzo invece un abbellente, uno spray di Davines, e utilizzo anche dei sieri per la cute, e utilizzo anche però lo styling, quindi un arricciante o comunque un idratante della Moroccan Oil. Prendo e semplicemente con i capelli giù scrancio i capelli dal basso con quello. Ragazzi, l'effetto che vi dà vi fa creare il riccio sicuramente in modo migliore, e seconda cosa, dura di più. Quindi ovviamente andate su prodotti naturali che non appesantiscono il capello. Tempo fa avevo fatto un video sull'utilizzare invece l'acqua e sale per fare i capelli stile surf, ci sta, però contate che la maggior parte dei brand acqua e sale vi seccano i capelli e quindi non durano neanche abbastanza. Però in generale un prodotto di styling, se fatto bene e utilizzato in modo corretto senza utilizzarne troppo, vi aumenta la durata del riccio e lo migliora. Un'altra cosa, ci sono anche dei prodotti di styling che proteggono dallo stress del sole o comunque del mare o comunque di mille altre cose, quindi ci sono anche tipo gli SPF per i capelli, quindi anche quello aiuta. Mi raccomando, sempre per lo stress, se siete persone che abitano al mare o comunque state tanto con lo smog in città eccetera, quello anche può aiutare. E l'ultimo consiglio è avere la federa in seta. Ne parlo sempre, avere la federa in seta aiuta tantissimo per mantenere i capelli ricci, aiuta per la pelle, per non sporcarli. La seta è il materiale migliore su cui appoggiare durante la notte i capelli e la faccia per evitare che si creino altri microbi, batteri, per evitare anche per le rughe, per tanti fattori. E in più, se utilizzate anche degli elastici perché li avete lunghi, mi raccomando, anche quelli elastici in seta, anche quello evita che spezzi il capello e in più fanno durare più a lungo il riccio. Quindi ecco qua ragazzi. L'ultimo bonus è quello di avere la routine giusta mentre si lavano i capelli, quindi come vi ho detto negli altri video, farsi la doccia nei momenti giusti, ogni tot, quindi non farsi la doccia troppo spesso, ma per quello vi lascio un link in descrizione perché ho già fatto un video a riguardo se volete dargli un'occhiata. Ah ragazzi, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi e consigliarvi è nel momento in cui avete il balsamo addosso o avete la maschera addosso, quindi dopo lo shampoo, dopo che vi siete sciacquati dallo shampoo, comunque il link alla routine corretta ve l'ho già messo in descrizione, e utilizzate un pettine a denti larghi e quello aiuterà a definire il riccio e a farlo durare di più. In più, se il pettine è di legno di sandalo, anche questo ve lo lascio in descrizione, fa in modo che non sia statico, quindi i capelli comunque diventano meno crespi nel tempo e evitano di spezzarsi un po' di più, quindi è comunque qualcosa che aiuta un po' di più. Mi raccomando, non pettinate i capelli quando sono asciutti, prima o dopo la doccia, no, solo durante il balsamo, quando è il balsamo addosso, la maschera, e dopo sciacquate tutto e fate lo scrunch e lasciate asciugare i capelli così come sono, magari con un turbante o quello che volete. Per il resto ragazzi, grazie mille per aver visto il video fino a qui. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra routine, che cosa ne pensate, e se avete anche dei commenti extra, se volete dirmi la vostra su questo argomento o se avete dei consigli in più. Fatemi sapere che cosa ne pensate del microfono nuovo, se devo abbassarlo, alzarlo, ditemi voi, perché al momento lo sto testando, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!